Un saluto a tutti i nostri affezionati utenti di Solfatare News, a chi ci segue ogni giorno e sostiene con forza il nostro progetto. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che stanno donando sulla nostra campagna GoFundMe per l'acquisto del nuovo drone termico, uno strumento fondamentale per rendere ancora più precisi e trasparenti i dati che raccogliamo ogni giorno sul campo. A chi non l'ha ancora fatto, ricordiamo che potete seguirci anche su YouTube, Instagram e TikTok e partecipare alle discussioni e ai vostri commenti sul nostro gruppo Facebook Solfatare News Group, dove la nostra comunità cresce e si confronta quotidianamente. Oggi iniziamo con un aggiornamento che ci preoccupa non poco. Parliamo della strada di Via Antiniana, che negli ultimi giorni ha riportato danni evidenti. A nostro avviso, e lo diciamo dopo diversi rilievi e osservazioni termiche, la causa principale è una fumarola che passa proprio sotto quel tratto stradale e che in alcuni punti raggiunge temperature superiori agli 80 gradi centigradi. L'INGV, dopo i controlli, ha dichiarato che la questione non rientra nelle loro competenze, poiché le temperature non sono tali da produrre deformazioni evidenti o bolle sul manto stradale. Tuttavia, il Comune di Pozzuoli, in un comunicato diffuso ieri, ha incaricato la stessa ditta che 3 mesi fa aveva rifatto il manto stradale di intervenire nuovamente, perché, a quanto pare, il lavoro è stato eseguito male e la superficie è da rifare. Noi di Solfatare News continueremo a seguire questa vicenda con attenzione, perché crediamo che le anomalie termiche nel sottosuolo non possano essere ignorate, soprattutto in un'area così sensibile. Nella giornata di oggi i nostri droni hanno sorvolato nuovamente la zona del Pisciarelli e le immagini che abbiamo raccolto sono davvero impressionanti. La fumarola principale appare in chiara intensificazione. Il degassamento è aumentato in modo notevole. La colonna di vapore si innalza alta e densa, visibile anche a grande distanza. Dalle nostre analisi visive risulta evidente un incremento delle temperature superficiali, segno che nel sottosuolo la pressione dei gas sta crescendo rapidamente. È una dinamica che stiamo osservando con costanza negli ultimi mesi e che adesso mostra un'accelerazione. Ma non è tutto. Spostandoci con i droni verso il cratere della Solfatara, la situazione appare simile. Anche qui si notano nuove aree fumaroliche, un aumento evidente dell'attività e punti di emissione che appaiono sempre più caldi, sempre più attivi. Tutto questo, messo insieme, ci porta a una conclusione chiara e inequivocabile. La pressione interna della caldera è in aumento. Il suolo continua a sollevarsi lentamente e quando la crosta si deforma per effetto dei gas e dei fluidi in risalita, la storia ci insegna che la sequenza successiva è quasi sempre la stessa. Sciami sismici, piccoli e grandi terremoti ravvicinati, segnale che l'energia si sta accumulando e cerca vie di sfogo. Proprio per capire meglio questa evoluzione, abbiamo realizzato un grafico storico, un lavoro lungo e complesso che abbiamo costruito incrociando tutte le temperature della fumarola Bocca Grande all'interno del cratere della Solfatara dal 1960 fino a oggi. Il risultato è chiaro e inquietante. Mai, in oltre 60 anni, si sono registrate temperature così alte come negli ultimi anni. Ogni fase di riscaldamento nel grafico corrisponde perfettamente ai periodi di maggiore attività bradisismica. Negli anni 70, durante la prima grande crisi, le temperature salirono bruscamente. Stesso scenario tra l'82 e l'84, quando il suolo di Pozzuoli si sollevò di quasi 1,20 m. Poi un raffreddamento apparente nei decenni successivi, seguito da una nuova costante crescita a partire dal 2012, fino a raggiungere i valori massimi proprio tra il 2020 e il 2025. È un trend che non lascia spazio a interpretazioni arbitrarie. Ogni volta che le fumarole si riscaldano, la caldera reagisce, la pressione interna aumenta e il terreno inizia a muoversi. E ricordiamo che dal 2005 ad oggi il suolo si è sollevato di 150 cm. Non è una previsione, ma un ragionamento logico basato su dati che chiunque può osservare. Quando le temperature superficiali scendono, le crisi si placano, la terra si assesta. Quando risalgono, come sta accadendo ora, l'energia si accumula e si prepara a liberarsi. È questo che ci mostra il nostro grafico e a nostro avviso siamo già nel pieno di una nuova fase bradisismica. Tutti i segnali lo indicano. Sollevamento continuo, aumento delle fumarole, crescita della pressione dei gas. I terremoti più forti delle ultime settimane potrebbero essere solo l'inizio di qualcosa di più ampio, di una fase di rilascio energetico che interessa tutta la caldera.
Per questo il nostro lavoro diventa ogni giorno più importante. Raggiungere l'obiettivo della raccolta GoFundMe e acquistare il nuovo drone termico non è solo un traguardo tecnico, ma un passo decisivo per poter mappare con precisione le temperature di tutti i punti più caldi della caldera, dal Pisciarelli alla Solfatara fino a Via Antiniana. Sapere dove, quanto e come cambia il calore del sottosuolo significa poter capire in anticipo come evolve la situazione e permettere a tutti di avere un'informazione chiara, indipendente e verificabile. Noi continueremo a volare ogni giorno, a misurare, a confrontare, a pubblicare tutto quello che vediamo, perché crediamo che la conoscenza sia la prima forma di sicurezza. Il grafico che avete visto oggi parla da solo. Dal 1960 a oggi, mai la Bocca Grande è stata così calda. Mai le fumarole hanno mostrato un'attività così intensa e costante. La pressione cresce, il suolo si solleva, i gas aumentano. Tutti i dati puntano verso una sola direzione, una fase di tensione interna che non accenna a diminuire. Siamo in una fase critica e solo il monitoraggio continuo può farci capire come evolverà. Restate con noi, seguiteci su tutti i nostri canali, partecipate al nostro gruppo Solfatara News Group su Facebook e aiutateci a continuare questo lavoro di informazione diretta. Perché la verità sulla caldera non deve mai restare nascosta sotto la cenere.